Lezione 1. Aspirazioni di carriera. Che tipo di cose ti piace fare? Mi piace interagire con le persone, quindi potrei voler lavorare come commesso in un negozio al dettaglio. Sembra proprio la persona giusta per te. Hai una personalità così amichevole. Grazie. Credo che potrei rendere l'esperienza di acquisto piacevole per i clienti. Assolutamente sì. Il tuo entusiasmo attirerebbe sicuramente molti acquirenti. Spero di sì. Sarebbe gratificante aiutare gli altri a trovare ciò di cui hanno bisogno. Certo. Inoltre, imparerai preziose competenze comunicative. Sì, e potrei ottenere informazioni sulle preferenze dei clienti. Che prospettiva meravigliosa! Ammiro la tua ambizione. Lezione 2. Benefici del sollevamento pesi. Hai mai pensato di includere il sollevamento pesi nella tua routine di allenamento? Sì, credo che il sollevamento pesi sia ottimo per sviluppare la forza. Lo faccio 2 volte a settimana e ho notato miglioramenti significativi. È impressionante. La costanza fa davvero la differenza nel fitness. Certamente. Mi sento più forte e più sicura di me a ogni sessione. Immagino. Quali esercizi ti piacciono di più? Mi piacciono particolarmente gli stacchi da terra e le distensioni su panca. Sono molto efficaci. Sono delle ottime scelte. Dovrei inserirle anch'io nella mia routine. Assolutamente sì. Motiviamoci a vicenda per raggiungere i nostri obiettivi di fitness. Lezione 3. L'arte dell'ascolto. Hai mai pensato a quanto possa essere utile l'ascolto attivo sul posto di lavoro? In effetti sì. Quando ascoltiamo attivamente, possiamo comprendere meglio il punto di vista dei nostri colleghi. Esatto. Favorisce un ambiente più collaborativo, non è vero? Assolutamente. Le persone si sentono apprezzate quando le loro idee vengono riconosciute. Ciò può portare ad un aumento della produttività e del morale tra i membri del team. Sì, e spesso ciò comporta meno incomprensioni e conflitti. Sono completamente d'accordo. È incredibile cosa si possa fare con un po' di attenzione. Può trasformare una riunione banale in una discussione dinamica. Sembra che la chiave sia impegnarsi pienamente, piuttosto che limitarsi ad ascoltare le parole. Lezione 4. Orario della riunione. Sono emozionato per il nostro prossimo incontro. Quante persone si uniranno a noi? Certo che no. Più siamo, meglio è. La discussione diventa sempre vivace. Ottimo. Allora ci vediamo alle 9. Sembra perfetto. Credo che la nostra sessione sarà produttiva. Sì, e spesso i primi incontri portano a nuove idee. Sono d'accordo. È meraviglioso iniziare la giornata con entusiasmo. Mi assicurerò di portare qualcosa da bere a tutti. Che gesto premuroso. Aiuta sempre a tenere alto il morale. Certo. Non vedo l'ora di sentire i pensieri e i contributi di tutti. Lezione 5. Benefici dell'aromaterapia.
Hai mai sperimentato l'aromaterapia? Sì, certo. Può essere un ottimo modo per rilassarsi e concentrarsi. Assolutamente sì. I profumi giusti possono migliorare notevolmente l'umore. Hai mai provato la lavanda? Ha un effetto particolarmente calmante, non è vero? Sì, l'ho fatto. Trasforma le mie giornate stressanti in giornate tranquille. Trovo che i profumi degli agrumi possano rinvigorire ed energizzare. Ottima osservazione. Possono davvero aiutare ad aumentare la produttività. Credo che ci sia un profumo per ogni esigenza o occasione. Certo. L'aromaterapia è uno strumento versatile per il benessere. Lezione 6. Il piacere di cucinare. Devo dire che saper cucinare è un'abilità davvero utile. Assolutamente sì. È fantastico poter creare piatti deliziosi. Sì, e può anche essere un modo meraviglioso per esprimere la creatività. Sono completamente d'accordo. Sperimentare con i sapori può essere davvero entusiasmante. Inoltre, cucinare a casa può far risparmiare un sacco di soldi rispetto a mangiare fuori. Questo è un vantaggio significativo. Permette anche di fare scelte più salutari. Esatto. I pasti cucinati in casa sono spesso più buoni di quelli da asporto. Trovo gioia nel condividere le mie creazioni culinarie con amici e familiari. Questa è la parte migliore. Il cibo unisce le persone nel modo più delizioso. Lezione 7. Comportamento degli studenti. Quali tipi di comportamento degli studenti ritieni siano inaccettabili? È fondamentale che le università prestino attenzione alle attività di disturbo. Sono pienamente d'accordo. Un comportamento irrispettoso può ostacolare l'ambiente di apprendimento. Sì, e può creare un'atmosfera negativa sia per gli studenti che per i docenti. Penso che sia importante che le istituzioni stabiliscano aspettative chiare. Assolutamente sì. Le linee guida possono aiutare a mantenere uno spazio di apprendimento favorevole. Inoltre, affrontare tempestivamente i problemi può impedire che degenerino. Questo è un approccio saggio. In queste situazioni, la comunicazione aperta è fondamentale. In definitiva, promuovere il rispetto tra gli studenti è essenziale per il successo. Lezione 8. Semplicemente lasciando. Hai in programma un viaggio emozionante oggi? Non sto viaggiando, sto solo accompagnando un amico all'aeroporto. Che premuroso! Dove andrai dopo? Potrei esplorare la zona circostante mentre aspetto il suo ritorno. Sembra un'idea fantastica. Ci sono delle ottime caffetterie lì intorno. Sì, ho sentito parlare di un grazioso bar che serve pasticcini strepitosi. Dovresti assolutamente provarlo. Una buona sorpresa rallegra sempre la giornata. Sono d'accordo. Sarà bello rilassarsi con un libro e un caffè. Speriamo che il tuo amico non ci metta troppo tempo. Lezione 9. La valigia nera. Ho notato una valigia alla stazione che ha attirato la mia attenzione. Davvero? Che aspetto aveva?
È una valigia nera con una maniglia rossa e un piccolo graffio. Sembra particolare. Chissà se appartiene a qualcuno qui vicino. Spero di sì. Perdere i bagagli può essere davvero fastidioso. Sì, soprattutto se contiene oggetti importanti. Pensi che sia saggio segnalarlo al personale della stazione? Credo che sarebbe una buona idea. Meglio prevenire che curare. Assolutamente. È sempre meglio assicurarsi che tutto sia in ordine. Lezione 10. Programmi per il sabato. Non vedo l'ora di incontrarci questo fine settimana. Ci vediamo sabato alle 10:30. Perfetto. Mi assicurerò di portare tutto il materiale necessario. Fantastico! Non vedo l'ora di discutere i nostri piani e le nostre idee. Credo che in quel periodo realizzeremo molto. Sì, queste sessioni di brainstorming possono portare a risultati meravigliosi. Sono entusiasta di sentire anche il contributo di tutti. Assolutamente sì! La collaborazione spesso porta alle soluzioni migliori. Vogliamo rendere questo incontro produttivo e piacevole. Lezione 11. Offerte competitive. Per noi è importante rimanere competitivi sul mercato. Assolutamente sì! Proponiamo prezzi competitivi e un piano di pagamento flessibile. Questa è una strategia geniale. Si rivolge a un pubblico più vasto. Sì, e questo consente ai clienti di sentirsi più a loro agio nel prendere una decisione. Credo che offrire delle opzioni possa aumentare significativamente la soddisfazione del cliente. Esatto! Quando i clienti si sentono apprezzati, è più probabile che tornino. Riflette anche il nostro impegno nel soddisfare le loro esigenze. Sì, costruire la fiducia è essenziale per relazioni a lungo termine. Vogliamo assicurarci che la nostra proposta evidenzi chiaramente questi vantaggi. Lezione 12. Consigli per preparare i bagagli. Mentre ci prepariamo per il nostro viaggio, cosa dovremmo tenere a mente quando prepariamo i bagagli? È fondamentale ricordarsi di pesare i bagagli prima di dirigersi all'aeroporto. Ottima osservazione. I bagagli in sovrappeso possono comportare costi aggiuntivi. Esatto! Meglio evitare sorprese al check-in. Trovo anche utile creare una lista delle cose da mettere in valigia per essere certi di non dimenticare nulla. Questa è una strategia saggia. Può farti risparmiare un sacco di stress in seguito. Inoltre, può essere utile organizzare gli articoli per categoria. Sono d'accordo. Rende molto più semplice disfare i bagagli una volta arrivati a destinazione. Assicuriamoci di essere ben preparati per il viaggio che ci attende. Lezione 13. Sport per spettatori. Hai mai pensato a quanto gli sport per spettatori dipendano dalle scommesse? In effetti, molte gare che si svolgono regolarmente dipendono dal gioco d'azzardo per attrarre spettatori. È piuttosto affascinante, non è vero? Il brivido delle scommesse aggiunge un ulteriore livello di eccitazione. Assolutamente sì! Credo che migliori l'esperienza complessiva per molti fan. Crea un senso di coinvolgimento, facendo sì che gli spettatori si sentano parte dell'azione.
Sì, e la posta in gioco può spesso rendere i risultati ancora più emozionanti. Hai mai scommesso su una corsa o una partita? Sì, ma devo ammettere che preferisco godermi l'evento senza la pressione delle scommesse. È giusto. A volte è bello semplicemente guardare e tifare per la propria squadra o il proprio giocatore preferito. Lezione 14. Rilassamento con la goccia di pioggia. Devo confessare che adoro il suono delle gocce di pioggia. Può essere davvero rilassante. C'è qualcosa di rasserenante in questo. Sono d'accordo. Spesso mi mette in uno stato d'animo contemplativo. Sì, è lo sfondo perfetto per leggere o semplicemente per rilassarsi. Esatto. Mi ritrovo spesso a sorseggiare una tazza di tè caldo mentre ascolto la pioggia. Sembra delizioso. Penso che contribuisca a creare un'atmosfera accogliente in casa. Assolutamente sì. Hai mai provato ad addormentarti con il rumore della pioggia? Io sì, ed è una pace assoluta. Sembra una ninna nanna della natura. Davvero. È affascinante come qualcosa di così semplice possa portare così tanto conforto. Lezione 15. Suggerimenti per il titolo. Stavo leggendo il tuo articolo prima e ho un suggerimento. Davvero? Cosa ne pensi? Credo che dovresti cambiare il titolo e renderlo più interessante. Ottima idea. Un titolo migliore attirerà sicuramente più lettori. Esatto. Un titolo accattivante può fare la differenza nel catturare l'attenzione. Sono completamente d'accordo. Dopotutto, è la prima impressione. Esatto. Quale titolo pensi che gli si addice di più? Forse potrebbe funzionare meglio qualcosa di più giocoso o drammatico. Sembra promettente. Cerchiamo di fare un brainstorming insieme su alcune opzioni. Lezione 16. Suggerimenti per la negoziazione. Quando si inizia un nuovo progetto, c'è una cosa fondamentale da ricordare. Giusto. Lo terrò sicuramente a mente. Se necessario, è essenziale negoziare una data di inizio. Ha perfettamente senso. Una tempistica chiara può evitare malintesi futuri. Esatto. Crea aspettative per tutti i soggetti coinvolti. Inoltre, consente una migliore pianificazione da entrambe le parti. Esatto. Credo che in queste situazioni la comunicazione aperta sia fondamentale. Non potrei essere più d'accordo. Favorisce un ambiente collaborativo. Assolutamente. Sono felice che siamo sulla stessa lunghezza d'onda su questo. Lezione 17. Trovare uno scopo. Vorrei prendermi un momento per riflettere su qualcosa di personale. Certo. Cosa ti passa per la testa? Forse ho avuto un periodo difficile, ma ho ancora tantissimo per cui vivere. Questa è una prospettiva potente. È importante concentrarsi sugli aspetti positivi. Sì, anche nei momenti difficili ci sono sempre risvolti positivi. Esatto. Si tratta di trovare un significato e uno scopo nelle piccole cose.
Sto imparando ad apprezzare il viaggio, anche quando diventa difficile. Questo è un atteggiamento meraviglioso. Dimostra resilienza e forza. Grazie. Credo che con la giusta mentalità tutto sia possibile. Lezione 18. Esperienza di volo. Hai sentito le ragazze strillare quando l'aereo è schizzato verso l'alto? Sì, l'ho fatto. Il loro entusiasmo era contagioso. È stato esilarante. Tasha ha livellato l'aereo e da quel momento ha ripreso a volare senza problemi. L'ha gestita come una vera professionista. Deve essere stata un'esperienza fantastica per tutti. Davvero. Ammiro la sua calma in mezzo a tutta quella confusione. Assolutamente. Ci vuole abilità per gestire un aereo, soprattutto con passeggeri nervosi. Posso solo immaginare la scarica di adrenalina che ha provato. Sì, e la gioia di volare deve essere stata esaltante per lei. Penso che sia fantastico vedere i giovani perseguire i propri sogni nell'aviazione. Lezione 19. Invasioni storiche. La storia può essere molto affascinante, soprattutto quando si parla di invasioni. Esatto. L'Irlanda subì attacchi tra l'Ottocento e il Novecento, che furono piuttosto tumultuosi. Sì, e poi nel 1100 gli inglesi invasero l'Irlanda, portando cambiamenti significativi. Esatto. Ogni invasione ha plasmato la cultura e il paesaggio dell'Irlanda. È affascinante come gli eventi storici possono avere un impatto sulla società moderna. Assolutamente sì. Comprendere questi eventi ci aiuta ad apprezzare il presente. Mi chiedo come fosse la vita delle persone in quei tempi tumultuosi. Deve essere stata una sfida incredibile, eppure hanno dimostrato una resilienza straordinaria. È vero. La storia ci insegna spesso lezioni preziose sulla forza e sulla sopravvivenza. Lezione 20. Consigli per i genitori. A volte mi ritrovo a desiderare un po' più di indipendenza. Posso capirlo? Ti senti sopraffatto dai consigli? Sì, a volte vorrei che non mi desse così tanti consigli. Può essere difficile quando gli altri hanno buone intenzioni ma non riconoscono la tua autonomia. Esatto. Credo di sapere cosa è meglio per me a questo punto. È importante fidarsi del proprio istinto e imparare dalle proprie esperienze. Sono d'accordo. Apprezzo il consiglio, ma preferisco prendere le mie decisioni. Questa è una mentalità sana. Dimostra crescita e fiducia in se stessi. Grazie. Fa tutto parte del mio percorso per diventare la persona che sono destinato a essere. Lezione 21. Fare la spesa. Cosa possiamo trovare oggi al supermercato? Ciao, sei andato a fare la spesa oggi? Ce l'ho fatta. Sono riuscito a procurarmi la maggior parte delle cose essenziali. Fantastico! Hai trovato qualcosa di interessante? Sì, ho scoperto una nuova marca di snack biologici che non avevo mai visto prima. Che emozione! I prodotti biologici sono molto popolari ultimamente. Lo sono.
Credo che offrano opzioni più sane per tutti. Assolutamente sì, sono sempre alla ricerca di scoperte nutrizionali. La prossima volta andiamo a fare shopping insieme. Potrebbe essere divertente esplorare. Lezione 22. Consigli di moda. Sai, penso che sia essenziale avere amici sinceri quando si tratta di moda. Certamente, possiamo darci reciprocamente consigli di moda onesti. Sono d'accordo. È confortante avere qualcuno che ti dice la verità. Sì, ci evita di commettere passi falsi in fatto di moda. Esatto. Gli amici dovrebbero incoraggiarsi a vicenda, anche nelle scelte di stile. Credo anche che sia importante essere aperti alle critiche costruttive. Assolutamente sì. È così che coltiviamo e affiniamo il nostro stile personale. Promettiamo di essere sempre sinceri l'uno con l'altro riguardo ai nostri outfit. Sono assolutamente d'accordo. Renderà le nostre gite di shopping molto più piacevoli. Lezione 23. Il viaggio musicale di Charlotte. Hai sentito parlare del recente successo di Charlotte? Sì, certo. Ha già inciso 3 album e possiamo aspettarci un quarto nel 2001. Davvero impressionante. Si è sicuramente fatta un nome nell'industria musicale. Assolutamente. La sua dedizione e il suo talento traspaiono davvero nel suo lavoro. Chissà come suonerà il suo prossimo album. Qualche indizio sulla direzione? Credo che abbia detto di voler esplorare nuovi generi, il che è entusiasmante. Sarà interessante vedere come evolverà il suo stile. Sì, gli artisti spesso crescono e cambiano con ogni nuovo progetto. Non vedo l'ora di ascoltare la sua nuova musica e di assistere ai suoi concerti. Lezione 24. Divertimento nell'intaglio delle zucche. Con l'avvicinarsi di Halloween, hai pensato di intagliare le zucche? Sì, è un'attività davvero divertente. Si fa un buco nella parte superiore della zucca e si svuota la polpa. Esatto. E poi inizia il vero divertimento, con l'intaglio di volti o disegni. Adoro vedere tutte le idee creative che vengono in mente alla gente. Anch'io. Alcune persone creano delle meravigliose opere d'arte partendo da semplici zucche. È sorprendente quanta creatività possa scaturire da un compito così semplice. E non dimentichiamo i deliziosi semi di zucca. Oh, certo, arrostirli dopo è una vera delizia. Sembra il modo perfetto per trascorrere un pomeriggio autunnale. Lezione 25. Approfondimenti storici. La storia di questo paese è molto interessante, soprattutto durante il XVII e il XVIII secolo. Esatto, fu un periodo di grandi cambiamenti e sviluppi. Assolutamente. La colonizzazione e le rotte commerciali erano aspetti affascinanti. Sì, e gli scambi culturali di quel periodo hanno plasmato gran parte di ciò che vediamo oggi. È affascinante come gli eventi storici abbiano un impatto duraturo sulla società moderna. Esatto, capire il passato ci aiuta a navigare nel presente. Mi piacerebbe approfondire questo argomento.
Anch'io. Magari potremmo guardare insieme qualche documentario o qualche libro. Sembra un piano fantastico. La conoscenza è sempre arricchente. Lezione 26. Fuga in spiaggia. Sembra fantastico. Cosa facevi lì? Abbiamo trascorso le nostre giornate prendendo il sole e nuotando nelle acque cristalline. Che bello! Sembra il modo perfetto per rilassarsi. Lo è stato davvero. Abbiamo anche esplorato alcune attrazioni locali e gustato deliziosi frutti di mare. Immagino che anche i tramonti fossero mozzafiato. Lo erano. Ogni sera ci riunivamo per guardare il cielo trasformarsi in una tela di colori. Sembra magico. Mi piacerebbe tantissimo vivere una vacanza del genere. Dovresti farlo. Ringiovanisce la mente e il corpo. Dovrò organizzare un viaggio presto. Lezione 27. Consapevolezza delle bevande analcoliche. Sapevi che molte bevande analcoliche contengono grandi quantità di zucchero? Sì, è allarmante. Quando le persone bevono bevande analcoliche molto frequentemente, assumono una grande quantità di zucchero. Esatto. Col tempo, questo può portare a vari problemi di salute. È importante che le persone siano consapevoli di ciò che consumano. Sono d'accordo. La moderazione è fondamentale quando si tratta di bevande zuccherate. Forse potrebbe essere utile incoraggiare l'uso di alternative come l'acqua o le tisane. Ottimo suggerimento. Piccoli cambiamenti possono fare una grande differenza. Sì, e diffondere la consapevolezza può motivare gli altri a fare scelte più sane. Continuiamo a promuovere buone abitudini tra i nostri amici e familiari. Lezione 28. Incidenti involontari. Ti è mai capitato di urtare accidentalmente qualcuno mentre trasportavi qualcosa? Sì, non cerco di fare queste cose, a volte capita e basta. Può essere piuttosto imbarazzante, non è vero? Esatto. Una volta ho rovesciato il mio drink perché ero distratto mentre camminavo. Che peccato! Spero che la persona sia stata comprensiva. Fortunatamente, la cosa li ha resi piuttosto spiritosi. È bello sentirselo dire. Una risata può alleviare anche i momenti più imbarazzanti. Assolutamente. Tutti noi abbiamo i nostri momenti di goffaggine ogni tanto. Dopotutto, fa parte dell'essere umano. Lezione 29. Ricordare nella preghiera. Nei periodi di conflitto è importante riflettere sulle persone colpite. Nelle nostre preghiere ricorderemo giustamente coloro che sono in lutto nel nostro paese. Assolutamente. La compassione è fondamentale nei momenti difficili. Sì, e ci ricorda la nostra comune umanità. È fondamentale sostenersi a vicenda, soprattutto nei momenti di bisogno. Sono d'accordo. Offrire gentilezza può dare conforto a chi soffre. Dovremmo anche trovare modi per aiutare la comunità in modo pratico. È un'idea meravigliosa. Ogni piccolo gesto conta. Insieme possiamo fare una differenza significativa.
Lezione 30. Dilemmi della moda. Ultimamente ho avuto difficoltà con il mio guardaroba. Oh, questo è un dilemma comune. Qual è il problema? Mi sembra di non avere nulla da indossare per il prossimo evento. Dove stai andando? È un incontro formale e voglio apparire al meglio. Capisco. Magari potremmo andare a fare shopping insieme e trovare qualcosa di favoloso. Sembra un'ottima idea. Mi farebbe comodo un secondo parere. Assolutamente sì. Mi piacerebbe aiutarti a scegliere l'outfit perfetto. Grazie. Credo che troveremo qualcosa che lasci il segno. Lezione 31. Dettagli finali. Credo che sarebbe molto utile per noi organizzare un incontro per discutere i dettagli finali. È davvero un'idea splendida. Possiamo rivedere tutto e assicurarci di essere sulla stessa lunghezza d'onda. Esatto. È fondamentale chiarire ogni incertezza prima di procedere. Sono completamente d'accordo. Preferiresti incontrarci la mattina o il pomeriggio? Penso che la mattina sarebbe la giornata migliore, perché possiamo affrontare i compiti con la mente fresca. Sembra perfetto. Allora diciamo alle 10. Per me va bene l'orario delle 10. Preparerò l'ordine del giorno in anticipo. Ottimo. Porterò tutti i documenti necessari per facilitare la nostra discussione. Fantastico! È sempre produttivo quando siamo ben preparati per le riunioni. Lezione 32. Il lupo e il popolo. È affascinante come il lupo sia tornato ripetutamente nella mano di San Francesco. Davvero intrigante. Il lupo sembrava avere un senso di fiducia e comprensione. Sì, è straordinario come gli animali riescano a stabilire legami con gli esseri umani. È una testimonianza del potere della compassione e dell'empatia, non credi? Certo. Anche il modo in cui la gente ha reagito è stato molto toccante. Inizialmente avevano paura, ma il comportamento del lupo cambiò la loro percezione. Quel momento di unità tra l'uomo e la bestia è stato davvero toccante. Davvero? È commovente quando la natura e l'umanità trovano un terreno comune. Queste storie ci ricordano la nostra responsabilità verso tutte le creature viventi. Lezione 33. Mark Twain. Hai mai letto le opere di Samuel Clemens, noto anche come Mark Twain? In effetti sì. Mark Twain è stato l'autore di alcuni dei classici letterari più amati. Il suo umorismo e la sua arguzia sono ineguagliabili, non sei d'accordo? Assolutamente sì. La sua capacità narrativa cattura l'essenza della vita americana. Trovo che i suoi personaggi siano incredibilmente comprensibili, soprattutto Huck Finn. Le avventure di Huckleberry Finn riflettono davvero le lotte della giovinezza e della libertà. Esatto. La capacità di Twain di infondere umorismo in argomenti seri è geniale. Si tratta di un'abilità unica che trova riscontro nei lettori ancora oggi. Qual è la tua opera preferita? Lezione 34. Consistenza cremosa.
Hai mai provato un dessert dalla consistenza cremosa? Sì, l'ho fatto. Trovo che un dessert cremoso possa essere davvero delizioso. Che dimensione preferiresti per un dessert del genere? Sceglierei una taglia media, non vorrei che fosse troppo impegnativa. Sembra sensato. Una taglia media spesso rappresenta il giusto equilibrio. Esatto. A volte, esagerare con una cosa buona può rovinare l'esperienza. Si tratta di assaporare i sapori senza esagerare. Esatto. Credo che la moderazione sia fondamentale, soprattutto con i dessert. Vogliamo provare qualche alternativa per la nostra prossima gita dedicata ai dessert? Lezione 35. Attività al chiuso. Sembra rilassante, non è vero? Certo che sì, ma non ti annoia stare in casa troppo a lungo? Devo ammettere che ogni tanto mi piace fare qualche attività all'aria aperta. Lo capisco. L'aria fresca può essere molto rinvigorente. Esatto. Un buon equilibrio tra tempo trascorso al chiuso e all'aperto è essenziale. Assolutamente sì. Quali sono alcune delle tue attività all'aperto preferite? Mi piace fare escursioni ed esplorare nuovi sentieri. E a te? Adoro andare in bicicletta nei parchi. È un modo per fare esercizio fisico e per divertirsi. Sembra delizioso. Magari potremmo organizzare insieme un'avventura all'aria aperta.